Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, credetemi, farà scintille. Sappiamo tutti quanto amiamo le storie d'amore, soprattutto quelle che nascono sotto i riflettori, tra attori e attrici che ci fanno sognare. E oggi, amici miei, andremo a scavare in una di queste storie, o meglio, in un frammento di una storia che ha tenuto milioni di persone col fiato sospeso. Parleremo di Burak Özçivit, l'affascinante attore turco che ha conquistato il mondo con il suo talento e il suo carisma. E parleremo di Neslihan Atagul, un'altra stella brillante del firmamento turco, anche lei incredibilmente talentuosa e bellissima. La loro chimica sullo schermo è stata innegabile, innegabilmente palpabile. Ma quello che è successo dietro le quinte, quello è sempre stato oggetto di speculazioni e pettegolezzi. Oggi ci concentreremo su un momento specifico, la chiamata in attesa di Neslihan dopo la premiazione. Un evento che ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e che ancora oggi fa parlare di sé. Quindi, preparatevi perché vi racconterò tutti i dettagli, le indiscrezioni e le possibili interpretazioni di questa famosa chiamata. Ma prima di iniziare, un piccolo favore, se vi piacciono i contenuti come questo, se amate il gossip sulle celebrità turche e se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. In questo modo non vi perderete nemmeno un video. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci in questa storia succulenta. Ok, cerchiamo di mettere un po' di contesto. Burak e Neslihan, come sapete, hanno recitato insieme in una serie televisiva di successo clamoroso. La loro alchimia era così forte che molti fan speravano che il loro amore si trasferisse anche nella vita reale. E le voci si sono rincorse per mesi, alimentate da sguardi rubati, sorrisi complici e gesti affettuosi fuori dal set. Poi, però, la situazione si è complicata. Burak ha iniziato a frequentare Fariye Evcen, un'altra attrice turca di grande fama, e alla fine l'ha sposata. Questo, ovviamente, ha spento le speranze di molti fan che vedevano in lui e Neslihan la coppia perfetta. Ma i pettegolezzi non si sono placati, anzi, hanno continuato a circolare, alimentati da presunte tensioni tra Neslihan e Fariye e da un'apparente freddezza tra Burak e Neslihan. Ed è qui che entra in gioco la famosa premiazione. Immaginate la scena: Burak, elegantissimo in smoking, sale sul palco per ricevere un premio importante. Il pubblico applaude, i flash dei fotografi impazzano, e lui ringrazia tutti per il riconoscimento. Ma quello che nessuno si aspetta è quello che succederà subito dopo, dietro le quinte. Secondo le indiscrezioni, subito dopo la premiazione, Burak riceve una chiamata inaspettata. Indovinate da chi? Proprio da Neslihan. Ora, cosa si sono detti esattamente durante quella telefonata rimane un mistero. Le fonti sono discordanti e le voci si rincorrono. Alcuni sostengono che Neslihan si sia congratulata con Burak per il premio, in un gesto di amicizia e professionalità. Altri, invece, ipotizzano che la telefonata sia stata molto più intensa, carica di emozioni non dette e forse anche di qualche rimpianto. C'è chi dice che Neslihan abbia espresso a Burak il suo dispiacere per come si sono evolute le cose, ammettendo di aver provato qualcosa di più di una semplice amicizia durante le riprese della serie. Altri ancora, più maliziosi, sussurrano che la telefonata sia stata una sorta di resa dei conti, con Neslihan che ha rimproverato Burak per non averla scelta e per aver preferito Fariye. Ovviamente, non possiamo sapere con certezza cosa sia successo realmente durante quella telefonata. Ma una cosa è certa, ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. I giornali e le riviste di gossip non parlavano d'altro, e i social media sono stati invasi da commenti e speculazioni di ogni tipo. Fariye, ovviamente, non ha preso bene la notizia. Secondo alcune fonti, è andata su tutte le furie e ha avuto una furiosa lite con Burak. Altre fonti, invece, sostengono che Fariye abbia mantenuto la calma e abbia affrontato la situazione con maturità, fidandosi del suo rapporto con Burak. La verità, come spesso accade in questi casi, è probabilmente da qualche parte nel mezzo. È plausibile che Fariye non sia stata contenta della telefonata, ma è anche possibile che abbia deciso di non dare troppo peso all'incidente, confidando nell'amore e nella lealtà di Burak. Quello che è interessante notare è come questo episodio abbia alimentato la narrazione di un triangolo amoroso tra Burak, Neslihan e Fariye. Una narrazione che, ovviamente, ha fatto la gioia dei media e dei fan, ma che probabilmente ha messo a dura prova i protagonisti di questa storia.
Negli anni successivi, Burak e Farie hanno continuato a costruire la loro famiglia, diventando genitori di 2 splendidi bambini. La loro relazione sembra solida e felice, nonostante le continue voci e i pettegolezzi che continuano a circolare. Neslihan, dal canto suo, si è sposata con un altro attore turco, Kadir Dulu, e anche loro sembrano molto innamorati e affiatati. Tuttavia, la sua presunta rivalità con Farie continua ad essere un argomento ricorrente nei media turchi. È importante sottolineare che si tratta, per lo più, di speculazioni e indiscrezioni. Nessuno di noi sa cosa sia successo realmente dietro le quinte e cosa provino veramente queste persone. Ma è innegabile che la chiamata in attesa di Neslihan sia diventata un simbolo di un'epoca, un momento chiave che ha segnato la storia del gossip turco. E poi c'è un'altra cosa da considerare: il potere dei media e dei social media nel plasmare la percezione pubblica. Spesso, le storie che leggiamo e sentiamo non sono altro che interpretazioni filtrate attraverso la lente del sensazionalismo e del pettegolezzo. È facile cadere nella trappola di credere a tutto ciò che si dice, ma è importante mantenere un certo distacco critico e ricordare che, dietro le luci della ribalta, ci sono persone reali con sentimenti ed emozioni complesse. Quindi, qual è la morale di questa storia? Beh, forse non c'è una morale vera e propria. Forse si tratta semplicemente di un frammento di vita. Un episodio che ci ricorda quanto siano complicate le relazioni umane e quanto sia difficile districarsi tra la realtà e la finzione, soprattutto quando si è sotto i riflettori. Ma una cosa è certa: la chiamata in attesa di Neslihan continuerà ad alimentare la nostra immaginazione e a farci sognare amori impossibili e passioni segrete. Perché, in fondo, tutti noi amiamo le storie d'amore, anche quelle che non hanno un lieto fine. E con questo, amici miei, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto questo viaggio nel mondo del gossip turco e che abbiate trovato interessante la storia della chiamata in attesa di Neslihan. Abbiamo ripercorso insieme i momenti salienti della vicenda, cercando di analizzare le diverse interpretazioni e di capire cosa potrebbe essere successo realmente dietro le quinte. Abbiamo anche riflettuto sul potere dei media e dei social media nel plasmare la percezione pubblica e sulla complessità delle relazioni umane. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Ora, voglio sapere cosa ne pensate voi. Cosa credete che sia successo realmente durante quella telefonata? Pensate che Neslihan provasse qualcosa per Burak? E come ha reagito Farie? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere i vostri pensieri. E per finire, un piccolo favore: se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a creare sempre nuovi contenuti interessanti e divertenti. Quindi, ragazzi, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Grazie ancora per avermi fatto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, aspettate un attimo. Prima di salutarci definitivamente, sento che c'è ancora qualcosa da dire. Non possiamo semplicemente liquidare la chiamata in attesa di Neslihan come un semplice pettegolezzo. C'è molto di più da sviscerare, molta più carne al fuoco, come si suol dire. Dobbiamo scavare più a fondo nella psicologia dei personaggi coinvolti, nelle dinamiche di potere all'interno del mondo dello spettacolo turco e nell'impatto che questa storia ha avuto sulle loro carriere. Partiamo da Burak, un uomo affascinante, talentuoso e amato dal pubblico, ma anche un uomo sotto pressione, costantemente giudicato e osservato. La sua relazione con Farie è stata, fin dall'inizio, oggetto di grande attenzione mediatica. Ogni loro gesto, ogni loro sguardo, ogni loro parola è stata analizzata, interpretata e amplificata. Immaginate la pressione di dover vivere la vostra vita sentimentale sotto i riflettori, sapendo che milioni di persone stanno giudicando le vostre scelte e le vostre azioni. Burak, in questa storia, è l'uomo conteso, l'oggetto del desiderio. La sua scelta di sposare Farie è stata vista da molti come una scelta razionale, una scelta di stabilità e di sicurezza. Ma cosa provava realmente Burak per Neslihan? C'è stato veramente qualcosa di più di una semplice amicizia e collaborazione professionale? Solo lui lo sa. Ma possiamo ipotizzare, possiamo speculare, possiamo provare a ricostruire i suoi pensieri e le sue emozioni attraverso i suoi comportamenti e le sue dichiarazioni pubbliche. Burak ha sempre mantenuto un profilo basso sulla questione,
evitando di alimentare i pettegolezzi e cercando di proteggere la sua relazione con Farie. Un comportamento comprensibile, ma che ha lasciato spazio a molte interpretazioni. E poi c'è Neslihan. Una donna forte, indipendente e altrettanto talentuosa. La sua chimica con Burak sullo schermo era innegabile, e molti fan credevano che questa chimica si estendesse anche alla vita reale. Ma Neslihan, a differenza di Burak, non ha mai cercato di nascondere la sua ammirazione per l'attore. Anzi, in alcune interviste ha ammesso di aver provato una forte connessione con lui durante le riprese della serie. Questa ammissione, ovviamente, ha alimentato i pettegolezzi e ha fatto sognare i fan che speravano in una loro storia d'amore. Ma Neslihan, pur esprimendo la sua ammirazione per Burak, ha sempre mantenuto un certo distacco, sottolineando che la loro relazione era basata sull'amicizia e sulla stima reciproca. La chiamata in attesa potrebbe essere stata, quindi, un ultimo tentativo di Neslihan di esprimere i suoi sentimenti a Burak, una sorta di addio definitivo a un amore impossibile. Oppure, potrebbe essere stata semplicemente una telefonata di congratulazioni, un gesto di amicizia e di professionalità. E infine, c'è Farie, la terza incomoda, la donna che ha rubato il cuore di Burak e che ha spento le speranze dei fan che sognavano una storia d'amore tra lui e Neslihan. Farie è stata spesso dipinta dai media come la rivale di Neslihan, la donna che ha dovuto combattere per conquistare l'amore di Burak. Ma Farie è molto più di questo. È una donna di talento, una grande attrice e una persona intelligente e sensibile. La sua relazione con Burak è stata costruita sull'amore, sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Farie ha sempre sostenuto Burak nelle sue scelte e ha sempre cercato di proteggere la loro famiglia dai pettegolezzi e dalle indiscrezioni. La chiamata in attesa potrebbe essere stata una prova difficile per Farie, un momento di incertezza e di insicurezza. Ma la sua forza e la sua determinazione le hanno permesso di superare questo ostacolo e di continuare a costruire la sua vita con Burak. Ma non dimentichiamoci del contesto in cui si svolge questa storia. Il mondo dello spettacolo turco. Un mondo fatto di luci, di paillette, di successo e di fama. Ma anche un mondo spietato, competitivo e pieno di insidie. Gli attori e le attrici sono costantemente sotto pressione, costretti a mantenere un'immagine pubblica impeccabile e a rispondere alle aspettative dei fan e dei media. La loro vita privata è spesso invasa e strumentalizzata, e le loro relazioni sentimentali sono oggetto di speculazioni e di pettegolezzi. In questo contesto, la chiamata in attesa di Neslihan è diventata un vero e proprio caso mediatico, un evento che ha scatenato un terremoto nel mondo dello spettacolo turco. I media hanno cavalcato l'onda del gossip, alimentando i pettegolezzi e speculando sulle possibili conseguenze della telefonata. I fan si sono divisi in due fazioni, sostenendo le diverse versioni della storia e schierandosi a favore di Neslihan o di Farie. Ai social media sono stati invasi da commenti, critiche e insulti, trasformando la vicenda in una vera e propria battaglia virtuale. La chiamata in attesa di Neslihan ha dimostrato, ancora una volta, il potere dei media e dei social media nel plasmare la percezione pubblica e nell'influenzare le opinioni e i comportamenti delle persone. Ma ha anche evidenziato la fragilità delle relazioni umane e la difficoltà di districarsi tra la realtà e la finzione, soprattutto quando si è sotto i riflettori. Quindi, amici miei, la storia della chiamata in attesa di Neslihan è molto più complessa di quanto possa sembrare a prima vista. È una storia di amore, di amicizia, di rivalità, di potere e di fama. È una storia che ci ricorda quanto siano complicate le relazioni umane e quanto sia difficile vivere la propria vita sotto i riflettori. E ora, dopo questa lunga analisi, spero che abbiate una visione più completa e approfondita della vicenda. Spero che abbiate capito che dietro i pettegolezzi e le indiscrezioni ci sono persone reali con sentimenti ed emozioni complesse. E spero che abbiate imparato a mantenere un certo distacco critico rispetto alle notizie che leggete e sentite, ricordando che spesso la realtà è molto diversa da come viene rappresentata dai media. Grazie ancora per avermi seguito fino alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi. Ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia? Avete cambiato idea dopo aver ascoltato la mia analisi? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere i vostri pensieri. E per finire, un ultimo favore, se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto.
Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a creare sempre nuovi contenuti interessanti e divertenti. Quindi, ragazzi, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Grazie ancora per avermi fatto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Un bacio a tutti!